Oggi la parola è impurità, una parola complicata perché noi non siamo abituati a questo tipo di concetto. Come si dice intanto? C'è più che altro un aggettivo, in ebraico è tamè, che è impuro, Sì. con il relativo verbo che vuol dire rendere impuro, e poi c'è il verbo che vuol dire contrario, che è kipper, che è espiare, coprire. Ma la kippah è quella roba purifica. Sì, da un certo punto di vista sì, la kippah in realtà deriva dalla parola kaf, che vuol dire la palma della mano, perché è la palma della mano di Dio che è sulla testa dell'uomo. Qui c'è una consonante in più, perché il verbo è kipper, ecco. le consonanti sono sempre molto importanti in ebraico. Comunque tamè, l'impuro, è ciò che è puro, è tahor, perché è stato sottoposto a un rito di kippur, di purificazione. Quindi lo Yom Kippur è quella È la giornata il della rito purificazione. che purifica tutto il purificabile. Infatti qui abbiamo a che fare con un altro rito di purificazione, perché sono questi 10 lebbrosi, che sono questi 10 affetti da questa malattia della pelle, probabilmente la psoriasi, che poi devono andare a purificarsi perché erano impuri a causa della loro malattia. Ecco, ma cos'è questa dell'impurità? Fammi capire meglio. L'impurità è una specie di fluido che parte da determinate cose, quindi la malattia della pelle in questione, oppure i cadaveri, oppure le carogne, eccetera, eccetera, sì. e tocca l'uomo e lo rende inabile alla preghiera, al rapporto con Dio. Ma quello che è più pericoloso è che se l'uomo trascura di obbedire ai precetti di Dio purificandosi, oppure compie, anche se non è impuro lui, compie delle cose che sono delittuose, che sono malvagie, volendolo fare, questa impurità non tocca soltanto l'uomo, ma va a toccare l'altare, entra nel tempio, tocca l'altare, tocca addirittura l'Arca dell'Alleanza, è un miasma, e se tocca l'Arca dell'Alleanza e l'altare, evidentemente è compromessa la relazione non soltanto fra Dio e il popolo, ma fra l'uomo, non soltanto fra l'uomo e Dio, ma fra il popolo e Dio, è compromessa l'alleanza stessa. Quindi l'impurità è terribile. No? Quindi ha un valore comunitario addirittura. Ha un valore comunitario, tutto quello che io faccio, se lo faccio volendolo, l'impurità scatenata dal mio peccato morale, tocca Contamina la l'altare, Chiesa. contamina l'altare, contamina la comunità. La comunità, è terribile. Però c'è da dire che Gesù abolisce, cioè Gesù elimina completamente il sistema dell'impurità, e forse noi non ce ne rendiamo conto del fatto che la rivoluzione più enorme fra l'Antico e il Nuovo Testamento è la scomparsa, l'eliminazione totale del concetto di impurità. Non c'è più nulla di impuro, Sì, è vero. si può mangiare tutto. Per questo che io dico che il fatto che noi cristiani possiamo mangiare tutti gli animali, non abbiamo, la fede cristiana è l'unica fede, è l'unica religiosità a mia notizia che non ha precetti alimentari. Cioè il fatto che noi possiamo mangiare tutto. È il nostro precetto alimentare. È veramente identitario questo, perché? Perché Dio, non perché abolisce una cosa inutile, ma perché Gesù purifica tutto in sé. E questa è la cosa fondamentale. Ma che cosa purifica? Sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento purifica il riconoscimento della presenza di Dio. È la presenza di Dio che purifica, è Dio che è il puro. È per questo che Gesù è il garante della purezza. È per questo che Gesù è il garante della purezza, è per questo che è purificato fino in fondo il lebbroso che ritorna indietro a riconoscere Gesù, è per questo che il siro, il pagano, Naaman, che è lebbroso, viene purificato nel momento in cui riconosce la verità delle parole del profeta che gli ha detto di andare a immergersi nel fiume Giordano. Quindi ciò che purifica è riconoscere, è il riconoscimento e l'accettazione, l'accoglienza più che altro della presenza di Dio, che dà il dono della purificazione.